Benvenuti e bentornati, questa è la guida completa per principianti al Mavic Air. Questo video è pienissimo di informazioni, vi spiegherò ogni funzionalità partendo da quelle base per andare a vedere quelle più complesse, ogni funzionalità del drone, quindi ogni parte e componente, tutti i tasti del controller, fino ad andare a vedere tutte le funzionalità software dell'applicazione DJI Go 4. Una volta visto tutto ciò andremo anche a vedere come prepararci per andare ad affrontare il primo volo con il nostro drone. Questo è un video pensato per principianti, quindi per persone che o non hanno mai fatto un volo con il proprio drone o con un prodotto DJI, o per persone che, essendo all'inizio, vogliono rinfrescarsi tutte le funzionalità e magari imparare qualche piccolo trucco e segreto del Mavic Air. Questo video e questo microcorso sono completamente gratuiti, perciò qualora fossero di vostro gradimento vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e per supportare la mia attività. In caso di dubbi vi invito a usare la sezione dei commenti qua in basso. Lascio inoltre in descrizione tutti i link a tutti i prodotti e accessori che sono presentati in questo video. Visto che le cose da dire sono veramente tante, non perdiamo altro tempo e iniziamo. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i vari tasti e funzionalità di questo drone, andiamo a fare un rapido unboxing per vedere che cosa si trova dentro al Fly More Combo Kit. In particolar modo in questa versione avremo due batterie supplementari e un hub di ricarica per le batterie, oltre che dei connettori per poter trasformare, diciamo, la batteria del drone in una batteria portatile per il nostro smartphone. La prima cosa da fare nel caso in cui non l'aveste già fatto è quello di andare a rimuovere tutti gli adesivi dal Mavic Air, quindi assicuratevi di non aver lasciato niente da nessuna parte. Sono ben visibili, hanno un'etichetta gialla. Le braccia del Mavic Air si ripiegano su se stesse e permettono al drone di essere molto portatile. Le braccia posteriori devono essere tirate verso il basso e praticamente ruotano su se stesse fino ad aprirsi completamente, mentre le braccia anteriori devono essere tirate verso l'esterno, in questo modo sono tutte e quattro aperte. Sotto le braccia anteriori troviamo queste due piccole antennine e devono essere aperte prima di spiccare il volo e offrono anche stabilità nei ripiani per il decollo. Sulla parte frontale abbiamo il copricamera e gimbal che lo tiene quindi al riparo. Per rimuovere la copertura dobbiamo pinzare queste lette, tirare verso il basso e dopodiché scorrere verso l'esterno seguendo i binari che ci sono qua di lato. Adesso in questo modo il gimbal è appunto libero di girare. Per quanto riguarda la batteria del Mavic Air è questa qui sotto e con questo tasto si vede la carica residua su 4 LED, in questo caso è alla metà. Per poterla rimuovere basta sfilare. Per inserire la batteria bisogna mettere prima la parte posteriore e dopodiché schiacciare, facendo molta attenzione affinché questi tratti rossi spariscano, perché se il drone rimane con la batteria messa in questa posizione è pericoloso perché la batteria non è ben inserita, bisogna invece premere fino in fondo in questo modo. Per quanto riguarda il design, il Mavic Air presenta dei sensori nella parte frontale, nella parte posteriore e di sotto. Questi possono essere disattivati ma presentano un notevole aiuto per evitare ostacoli in fase di volo. Nella parte posteriore del drone troviamo un piccolo slot dove c'è un connettore USB-C per trasferire i file. Infatti il drone ha lui stesso una memoria da 8 GB. Dall'altra parte invece c'è lo slot per la micro SD. Il cavo USB-C è utilizzabile solo per trasferimento dati, quindi non per caricare la batteria. Per rimuovere le eliche basta fare pressione e ruotare in orario o antiorario a seconda delle eliche, che sono diverse a seconda del motore, infatti sono a due uguali, si distinguono in base al segno che hanno sopra. Alcune hanno delle righette bianche, mentre altre non hanno nessun colore. Ogni motore ha la sua elica, quindi bisogna fare attenzione andando a vedere i segni che ci sono. Per esempio in questo motore c'è una lineetta bianca e questa elica ha le lineette bianche. Andiamo a vedere adesso il controller del drone. Una delle prime cose che si nota subito è che mancano le levette. Aprendo queste due parti che serviranno per andare a incastrare il proprio smartphone, noteremo che le levette sono ben nascoste qua dentro. Non ci resta che avvitarle qua sopra. Una volta avvitate i joystick risulteranno pronti all'uso. In alto ci sono le due antennine, anche qua ci sono degli adesivi da andare a rimuovere, le antenne si vanno poi a posizionare in questo modo. In una delle due parti che poco fa abbiamo aperto c'è un cavetto. DJI fornisce 3 tipi di cavetti diversi, in questo caso è Lighting per l'iPhone, ma esiste anche micro USB e USB-C. Qua sotto invece abbiamo un USB di tipo A che può essere utilizzato per caricare il proprio smartphone. I tasti e tutto il resto del controller li andiamo a vedere nel dettaglio successivamente.
Adesso che abbiamo visto come fare per andare ad aprire il controller e anche ad aprire il drone, non ci resta che provare ad accenderli e connetterli insieme. Per prima cosa, mi raccomando, ricordiamoci di caricare tutte le batterie e anche il controller. Per caricare le batterie del drone sarà necessario utilizzare l'hub fornito nel Pro Combo Kit. In questo modo tutte le batterie verranno caricate una per volta, a partire da quella più scarica fino a quella più carica. Man mano che le batterie si andranno a caricare sarà possibile rimuoverle per cominciare a utilizzarle. Per caricare il controller bisognerà utilizzare il piccolo connettore che la DJI mette a disposizione nella confezione e servirà per passare da USB-C a quella specie di micro USB. È un connettore, diciamo, non proprio standard. Mi raccomando, fate attenzione a non perdere questo piccolo connettore perché è essenziale per poter caricare il controller. L'adattatore dalla corrente al caricatore delle batterie per il drone fornisce anche degli USB di tipo A. Da lì è possibile attaccare il cavetto per caricare il proprio smartphone o il controller. Grazie al fatto che i connettori sono due, sarà possibile caricare entrambi contemporaneamente. Successivamente il passo da fare è quello di andare a scaricare l'applicazione. L'applicazione è disponibile sia per iOS sull'App Store sia nel Google Play Store per Android. Dopo aver scaricato l'applicazione non ci resta che andare a accendere i dispositivi. La procedura è la stessa, basterà premere sul pulsante di accensione, rilasciare e successivamente ripremere finché non si sentirà un suono. È importante, ricordo, accendere prima il controller e poi il drone. In questo caso ci assicureremo che una volta acceso il controller il drone si connetterà automaticamente al controller e non rischieremo di trovarci in una situazione in cui i due faticano a connettersi. La prima volta che verrà aperta l'applicazione ci sarà tutta una procedura guidata che porterà a diverse istruzioni su come attivare il drone, registrarsi, attivare un profilo e una sorta di test per farci rendere conto, diciamo, sui rischi e sulle possibilità di utilizzo del drone. Dopo aver seguito step by step tutta la procedura e quindi aver attivato anche il drone, questa sarà la nostra schermata principale. In questo momento io ho semplicemente il telefono non connesso al controller e il drone è spento. L'applicazione si presenta così. Qua sopra vedrete i vostri device, in questo caso io ho solo questo Mavic Air, quindi io vedo il mio dispositivo. Qua in basso c'è una tab con 4 bottoni dove appunto equipaggiamento, Mavic Air, una sezione editor dove è possibile accedere, diciamo, tramite l'album a tutte le registrazioni che sono state effettuate con il drone. Infatti è possibile che il drone salvi in memoria dell'iPhone una sorta di cache video. In questo modo sarà possibile creare una sorta di filmato, comunque delle brevi storie preimpostate utilizzando questa applicazione senza prendere il video vero e proprio. La qualità del video sarà un po' più scadente di quanto selezionato del drone. Il drone registra fino a 4K, però servirà semplicemente per avere un'anteprima. C'è un'altra sezione, SkyPixel, che rappresenta un social network di DJI dove è possibile pubblicare e condividere foto e video scattati con il drone, e l'ultima sezione riguarda se stessi, quindi una volta creato l'account qua potremo guardare ciò che ci riguarda. Adesso andremo a vedere tutti i tasti che ci sono sul controller e tutte le funzionalità. Una volta connesso il controller al drone, la vera e propria schermata dell'applicazione a cui sarà possibile accedere, dove ci saranno tutti i vari settaggi del drone. Questo quindi è il controller. Andando a vedere nella parte frontale, partendo da sinistra, si ha un tasto. Questo tasto qua rappresenta il Return to Home, ovvero l'impostazione di ritorno a casa. Vedremo poi che sarà possibile impostare come casa diversi punti, ovvero o il punto di decollo, che il drone si salverà alle informazioni satellitari, oppure alla posizione del GPS del proprio smartphone, quindi dove saremo noi, ovvero il controller e lo smartphone. Il drone, nel momento in cui verrà premuto questo tasto o verrà avviata la procedura di ritorno a casa, seguirà quello che è stato impostato. La parte centrale è occupata ovviamente dalle due levette. Andremo a vedere a che cosa servono e che tipo di movimenti del drone andranno a effettuare. Sulla parte centrale c'è questo tasto grosso rosso pausa, che a dire la verità è molto utile perché il drone, come vedremo, ha diversi video preimpostati che può andare a fare, ovvero girare attorno a un oggetto, seguire un determinato soggetto. È possibile, in caso di bisogno, stoppare qualsiasi procedura premendo questo tasto. Anche nel caso in cui avvieremo un ritorno a casa oppure il drone starà facendo qualche cosa di automatico, questa procedura pausa è utilissima per evitare che magari il drone si schianti contro qualcosa. Il drone, è vero, ha un sacco di sensori, ciò nonostante è sfornito di questi sensori nelle parti laterali, quindi a destra e a sinistra, e nella parte superiore. Questo tasto centrale serve a attivare la modalità Sport. Nel caso in cui la modalità Sport
è disattivata, il drone utilizzerà tutti i sensori per evitare gli ostacoli e avrà un limite alla velocità. Andando ad attivare la modalità Sport, non solo verranno disattivati tutti i sensori del drone, ma i motori saranno spinti al massimo e il drone può raggiungere una velocità intorno ai 60-70 km/h. Ovviamente dipende da una svariata possibilità di fattori come il vento e tutto il resto, però può raggiungere i 60 km/h. FN è un tasto programmabile dall'utente e può essere impostato, vedremo poi, per cambiare visualizzazioni tra la mappa o comunque altre informazioni all'interno dell'applicazione, oppure per modifiche alle impostazioni fotografiche o video. Questo qua sopra è il tasto di accensione. Se si preme una volta sola, quando il controller è spento, si vanno ad accendere i LED in corrispondenza di quanta batteria è carica, quindi in questo caso sono accesi 3 su 4 LED. Se invece si vuole accendere il controller si deve premere e dopo ripremere di nuovo. In questo caso i LED si accendono tutti e 4 e verrà acceso questo LED qua a sinistra. Questo qui è il LED che rappresenta lo stato del controller. In questo caso è in ricerca del drone, il drone è spento, quindi rimane rosso. Da questo lato non ci sono tasti, abbiamo gli slot dove riporre gli stick una volta svitati. Questo connettore che è un USB di tipo A alla quale è possibile collegare lo smartphone. Lo smartphone può essere inserito tra questi due supporti oppure tramite una staffa sopraelevato ed è possibile utilizzare questo cavo per connetterlo al controller e anche per prendere corrente. Infatti questo connettore che c'è qua di lato non fornisce corrente al cellulare, ma semplicemente collega il cellulare al controller. Questo cavetto è un cavetto ad hoc di DJI fatto apposta della lunghezza adatta. Ce ne sono di 3 tipi diversi che hanno la parte comune che si attacca al controller e dall'altro lato ci sono i diversi connettori che dipendono dallo standard proprietario del telefono, in questo caso l'iPhone, quindi Lightning, altrimenti USB-C o micro USB. Nella parte posteriore non abbiamo tasti ma semplicemente due parti che favoriscono il grip. Da questa parte invece il controller presenta 4 tasti. Cominciamo da destra. Questo tasto qua è il tasto per la modalità foto. Premuto una volta si passa in modalità foto, premuto una seconda volta comincia a scattare la foto o avviare la sequenza preimpostata nel drone. In modalità foto il drone può fare diverse tipologie di foto panoramiche, foto a sfera o altre cose che andremo a vedere dopo dall'applicazione. Il tasto in basso invece è un altro tasto programmabile dell'utente e può essere utilizzato per diverse funzioni, tipo reimpostare il gimbal, riposizionarlo al centro o altre cose che vedremo dopo. Dall'altra parte abbiamo il tasto per registrare i video o passare alla modalità video. Il drone ha due possibilità di funzionamento, modalità foto e modalità video. Per passare dall'una all'altra è necessario premere una volta il tasto foto video, dopodiché ripremerlo per avviare la foto oppure il video. Quindi questo è il tasto per far partire i video. Questa rotellina che c'è qua in basso ha uno scarto diciamo fisso da destra a sinistra e serve per muovere il gimbal del drone, quindi dall'alto verso il basso. All'inizio è un po' difficile, diciamo, immaginarsi questo movimento, ma con un po' di esercizio è abbastanza facile capire in che direzione verrà spostato il gimbal del drone. Adesso il controller è correttamente collegato al drone, infatti questo LED è diventato verde. L'applicazione sta eseguendo un controllo tramite i server DJI per andare a verificare il drone, il controller e anche le batterie stesse abbiano l'ultimo firmware disponibile. Ok, quindi adesso una volta tornati nella schermata principale, connesso lo smartphone al controller, acceso il drone, il controller e una volta atteso che il controller si sia connesso, e lo vedo grazie a questa lucetta verde o anche a quest'altra qua dentro l'applicazione, non ci resta che andare nella schermata GoFly, ovvero la schermata principale di volo del nostro drone. La prima cosa che si vede è questa barra di stato rossa dove c'è scritto cannot take off. Qua è mostrato lo stato generale del drone, quindi se c'è qualche problema apparirà qua sopra. Adesso è tornata gialla, quando non c'è alcun problema questa barra deve essere verde. È possibile effettuare un volo ma solo in modalità Vision, senza GPS, infatti qua c'è scritto Opti subito a fianco a questo simbolo del drone. Andiamo a premere ora nella barra di stato. Qua mostra tutti i problemi e i messaggi di stato che il drone comunica. Qualora avessimo qualsiasi problema verrà elencato in una di queste righe che andremo a vedere adesso. La prima riga indica lo stato generale. Adesso non c'è nessun pericolo, infatti se io ci premo non c'è nessun messaggio e viene scritto normal e il firmware è aggiornato all'ultimo disponibile. Subito sotto c'è il flight mode, Opti è la modalità solo
con i visori del drone, quindi senza GPS. Poi ci sono un paio di parametri che è possibile impostare: altitudine massima e distanza massima. Questa quindi è la distanza massima che il drone può raggiungere a partire dal telefono e dal controller. Dopodiché abbiamo la bussola, qua è possibile ricalibrarla. Spesso il drone richiederà di ricalibrarla nel caso in cui incontri qualche interferenza elettromagnetica, quindi chiederà prima del decollo di doverla ricalibrare. Seguirà quindi una procedura e bisognerà ruotare il drone lungo le due assi finché non verrà mostrato un messaggio di avvenuta ricalibrazione, Un po' vomito. oppure i LED del drone lampeggeranno verde. IMU rappresenta un parametro di calibrazione del drone, di un sensore del drone, e quindi anche qua appare normal, non c'è nessun problema. ESC status sta per Electronic Speed Control, serve a misurare la velocità dei motori delle eliche, quindi qualora avessimo qualche problema qua significa che i motori hanno qualche problema. Vision Sensor rappresenta lo stato dei sensori, quelli che rilevano gli ostacoli del drone. Poi abbiamo una sezione relativa al controller. I parametri del controller si possono vedere su più parti. In questa sezione abbiamo la possibilità di scegliere fra varie modalità di utilizzo degli stick. Io ho scelto la modalità 3. Questa modalità permette di utilizzare la levetta sinistra per i movimenti del drone, quindi avanti, dietro, sinistra, destra. Questo con la levetta sinistra. La levetta destra invece serve per su e giù modificare l'altezza del drone, destra e sinistra per ruotare, quindi verso destra e verso sinistra, la direzione di volo del drone. Io ho scelto questa modalità semplicemente perché mi era più familiare, venendo dall'utilizzo del controller dell'Xbox per svariati giochi. Dovendo muovere il personaggio con la levetta sinistra e la visuale con la levetta destra, per me questa era più familiare. È anche possibile selezionare una modalità completamente personalizzabile dove si andrà a impostare ogni singolo comando ad ogni singolo movimento della levetta che si vuole. Tornando al menu precedente, abbiamo la percentuale di batteria del controller e la possibilità di impostare le funzioni ai bottoni personalizzati, ovvero il tasto FN che abbiamo visto prima e il tasto C. Hanno lo stesso set di possibilità fra cui scegliere. Io ho scelto per il tasto FN di aprire il menu a tendina con le impostazioni avanzate della camera del drone, vedremo poi più tardi quali sono, mentre con il tasto C il riposizionamento del gimbal al centro. Poi abbiamo un rapido riassunto dello stato della batteria del drone, percentuale di batteria e la temperatura della batteria. Dopodiché abbiamo lo stato del gimbal e abbiamo gli ultimi due parametri che sono relativi alla memoria e allo spazio rimanente per contenere i nostri foto e video. La prima riguarda la SD card, è possibile da qua formattarla, e l'ultima riguarda la memoria interna. Adesso torniamo indietro e andiamo a continuare a vedere che cosa c'è lungo questa barra orizzontale. Siamo in modalità Opti, quindi il GPS non prende, infatti subito dopo troviamo l'icona del GPS e le lineette che indicano la potenza di ricezione, cioè quanto prende bene il segnale, in questo caso sono a 0. Dopodiché abbiamo il segnale controller che è molto forte e la banda di frequenza di funzionamento. Abbiamo poi di nuovo un'icona della batteria e la percentuale, in questo caso è 80% verde. Questa percentuale va a scendere e prende lo stesso colore della barra che abbiamo qua sotto. Qua sotto c'è rappresentato una sorta di statistica dove ci sono questi trattini con i due punti di tempo rimanente con la carica residua della batteria. Questa linea scende verso il rosso e il verde si va ad accorciare. In base alla lontananza del drone, ovviamente il verde si accorcia e quest'icona qua H rappresenta il momento consigliato di quando far ritornare il drone. Questa linea è dinamica e quindi cambia in base alla distanza del drone, quindi se il drone va sempre più lontano, il verde, ovvero il tempo residuo per volare, si rimpicciolisce. Il giallo aumenta, che è il tempo richiesto per ritornare alla posizione impostata come casa, e il rosso è il tempo critico per effettuare un atterraggio. Questi ultimi tre pallini in alto a destra rappresentano un altro menu. Prima di andare lì andiamo a vedere tutte le icone che ci sono sullo schermo. In alto a sinistra ho questo tasto che serve per decollare. Il decollo può avvenire secondo due modalità. Uno, manuale tramite le levette analogiche, è possibile premere tutte e due le levette e il drone accenderà le eliche. Dopodiché basterà tirare verso l'alto la levetta, nel mio caso alla destra, e il drone partirà. Con questa modalità invece è possibile fare una partenza automatica, quindi il drone, una volta fatto questo slide, che è una sicurezza, io in questo caso ovviamente non lo faccio perché sono a casa, il drone in automatico si porterà a 1,2 m, così come era scritto qua, d'altezza, e nel caso fossimo all'esterno
registrerà la posizione e mostrerà un avviso quando la posizione è stata salvata con successo. La stessa cosa per questa icona che non è cliccabile per l'atterraggio automatico. Anche l'atterraggio è possibile farlo in due modalità: manuale, quindi con le levette, oppure in modalità automatico. Premendo questo tasto il drone si andrà a posizionare subito sotto di sé. Questa icona a forma di controller rappresenta la modalità di scatto e i quick shot che il Mavic Air può effettuare. Modalità normale, quindi sarà completamente libero. Dopodiché abbiamo i quick shot, che sono una serie di video preimpostati da parte di DJI che il drone può eseguire. In questo caso non è possibile visualizzarli perché il drone non è in fase di volo e quindi non fa accedere a questo menu. Per quanto riguarda i quick shot, trovate in alto il link al video dove vado a descrivere tutti i video che il drone può effettuare. Active Track porta un altro menu dove è possibile riconoscere un soggetto e seguirlo. Ci sono 3 modalità, anche questo non è possibile cliccarlo quando non è in volo e anche di questo mi occuperò poi con un video specifico. Smart Capture è una modalità che permette di riconoscere in fase di volo i gesti e quindi poter comandare il drone solo con le mani, senza controller. Tripod è una modalità che rende il drone più stabile e permette di effettuare movimenti molto smooth senza manovre brusche. Cinematic Mode è più o meno la stessa cosa, ma permette di effettuare delle riprese un po' più cinematiche e offre dei movimenti ancora più stabili. Tap to Fly permette di selezionare un punto nella mappa e di farlo raggiungere al drone. Point of Interest permette di poter selezionare un punto nella mappa e di far fare delle riprese in maniera automatica al drone. APAS serve per attivare o disattivare i sensori durante la modalità di ritorno a casa o quando il drone effettua manovre automatiche. È possibile attivarlo o disattivarlo, chiaramente si incorre in rischi qualora avessimo degli ostacoli nelle vicinanze. In basso a sinistra troviamo una miniatura della mappa. Se la premiamo la mappa viene aperta a tutto schermo. È possibile ritornare alla visione precedente premendo in basso a sinistra in questa piccola anteprima della fotocamera frontale del drone. Queste due schermate si possono alternare ed è possibile assegnare come scorciatoia a uno dei tasti personalizzabili del controller per poter aprire e chiudere una delle due modalità e quindi alternare velocemente. La mappa ha diverse funzioni che permettono di far vedere diverse aree geografiche e impostare i livelli di pericolo in base alle zone dove andremo a volare. In questo modo potremo capire se è possibile volare, quali sono le restrizioni. Qui in basso subito abbiamo tutte le impostazioni relative ai sensori: distanza, altezza, la D e la H, poi abbiamo la velocità orizzontale e verticale e dopodiché la velocità complessiva. Questo istogramma è il classico istogramma che abbiamo in tutte le macchine fotografiche e ci dà un'anteprima, un'idea della quantità di luce e quindi se la nostra ripresa è sovraesposta, sottoesposta, subito a colpo d'occhio. In basso a destra abbiamo il tasto che permette di andare a vedere i video. In questo caso sto andando a vedere i video nella SD card del drone, ma posso anche vedere se ha dei video nella memoria interna, e c'è un rapido menu che permette di dividere le riprese, foto, video oppure i favoriti che sono stati marcati. Da qui poi è possibile andare a selezionare un video oppure tutta la libreria di un determinato evento, perché li riconosce in base a determinate giornate, e condividerli o salvarli nel proprio telefono e esportarli. Qua sulla destra troviamo uno slider che a dire la verità io non ho mai usato perché è scomodissimo, però ci dà un'idea dell'oscillazione del gimbal. Così io sto muovendo la rotella del controller verso il basso e quindi vedete la sfera che fa vedere il gimbal che si muove, la posizione. È possibile andare anche in quello spazio grigio che è segnato non possibile da raggiungere tramite un'impostazione nel menu che vedremo dopo. Posso per esempio andare a portare il gimbal in questa posizione, poi premo il tasto C e il gimbal viene ricentrato. Qui al centro troviamo un grafico che mostra la vicinanza, diciamo, di ostacoli. In questo caso adesso io sto mettendo la mano nel sensore dietro e lui mi mostra più o meno la vicinanza. La stessa cosa davanti, mettendo la mano appaiono queste linee verdi, gialle e rosse. Ovviamente il colore indica la pericolosità della vicinanza dell'ostacolo. Qui sulla destra abbiamo 3 tasti. Quello centrale è lo shutter button, ovvero il tasto che permette in base alla modalità di scattare una foto o di avviare la registrazione video e stoppare. In alto ho la possibilità di cambiare e passare dalla modalità foto alla modalità video. Qui ho in maniera riassunta le informazioni relative alla camera, quindi ISO, shutter speed, bilanciamento
bilanciamento del bianco e l'impostazione del bilanciamento del bianco che è automatico. Qua una iconcina in miniatura della SD card, registra 4K 30 fps e ho a disposizione 1 ora 24 minuti 17 secondi. Vado a premere questo menu qua in basso. Questo menu è riferito ai video. Ho un tab con 3 icone. La prima icona riguarda le impostazioni dell'obiettivo del drone, può essere impostato completamente automatico oppure manuale e posso cambiare ISO, shutter speed. Il tab centrale mi permette di cambiare le impostazioni di registrazione dei video. In questo caso qua posso scegliere tra 4K, 2.7, 1080p e 720. Ognuno di questi mi permette di poter avere una sottocategoria di frame al secondo. Per esempio 720 e 1080p permettono di fare lo slow motion a 120 frame al secondo, i 2,7K arrivano fino a 60 frame al secondo, i 4K arrivano fino a 30 frame al secondo. Posso scegliere il formato dei video tra MOV e MP4, il bilanciamento del bianco posso sceglierlo automatico oppure secondo una scena preimpostata. Posso applicare uno stile per poter modificare highlights, middle tone e shadows, e posso applicare un profilo colore di Cinelike, è quello più flat, per poter essere editato il più possibile in post produzione, altrimenti normal e il drone applicherà le correzioni in maniera automatica. L'ultimo tab è quello che permette di avere l'impostazione dell'istogramma che ho cancellato prima, quindi da qua può essere ripristinato, di accendere e spegnere i LED delle braccia del drone in caso in cui ci disturbino, di poter andare in sovraesposizione, se mettere una caption al video, di avere la griglia, nessuna, solo quelle orizzontali verticali oppure con quelle diagonali, e di impostare l'anti-flicker. Dopodiché ci sono le impostazioni relative al salvataggio dei file index mode che è continuo, quindi anche resettando il nome del file avrà un numero sempre crescente, la location prestabilita dove andare a salvare i nostri video, posso scegliere tra la SD card oppure l'internal storage. Dopodiché anche qua posso formattare l'SD card, la memoria interna e i parametri della fotocamera, ripristinarli al default. Se io adesso passo in modalità foto, vedremo che i parametri ISO, shutter speed e tutto il resto è uguale, però qua ho sempre l'icona della SD card, JPEG il formato di salvataggio delle immagini e la capacità rimanente di foto con questa memoria. Ovviamente questo tasto è cambiato, adesso mi permette di scattare foto. Se io vado su queste tre linette ho più o meno gli stessi parametri per quanto riguarda il primo tab, lo stesso, auto, manuale. Il secondo tab invece è completamente diverso perché io posso andare a scegliere che tipo di foto scattare, scatto singolo, HDR, multiplo e mi fa scegliere quanti, IB, timed shoot, cioè temporizzati, e panoramiche, così mi fa una foto a sfera 180 gradi verticale o orizzontale. Dopo aver scelto una di queste tipologie e andando a premere sul tasto, il drone partirà con una sequenza di scatti muovendosi per andare a ricreare la fotografia richiesta. L'ultimo tab è uguale al tab del video, quindi non andrò a ripetermi. Adesso andiamo a vedere l'ultimo menu che ci siamo lasciati in precedenza, ovvero questi tre pallini in alto a destra. Partiamo da quello in basso che sono le impostazioni generali. Posso scegliere unità di misura della velocità, chilometri orari o metri al secondo o miglia orarie in base a quello che preferiamo. Dopodiché posso fare una live e scegliere la piattaforma, ovviamente utilizzerà il traffico dati cellulare del proprio telefono. Subito qua sotto è possibile impostare se fare una cache video, perché i video originali verranno salvati sul drone o nella memoria che c'è sul drone, però è possibile andare a dirgli di salvare un'anteprima nel proprio smartphone per poter fare, diciamo, dei video al volo oppure poterli condividere. Non è una qualità eccelsa, però è solo per avere un'anteprima. Qua quindi posso scegliere se registrare anche il microfono proveniente dal telefono, quindi io nei video che avrò anche l'audio che viene dal telefono, e impostare una quantità massima della cache disponibile oppure permettere di impostarla automaticamente in base allo spazio disponibile del telefono. Poi qua posso svuotare la cache in maniera manuale. Qua sopra invece avevo dimenticato questa piccola sezione, serve perché alcune zone di volo necessitano dell'invio dei dati del drone e del pilota per poter richiedere una sorta di autorizzazione. Tramite questa impostazione l'applicazione tiene in memoria le licenze sbloccate
e le usa al momento del bisogno. Qui in basso è possibile andare a scegliere il nome del drone, impostare se andare in full screen con le due dita e mostrare tutte le impostazioni del drone. Abbiamo un menu per il gimbal, è possibile impostare il gimbal in modalità follow oppure in FPV. Ci sono tantissimi altri parametri del gimbal che possono essere impostati ed è possibile avere 3 configurazioni da poter cambiare al volo. Qua è possibile cambiare la velocità massima del gimbal e la reazione e la resistenza per avere riprese sempre più stabili. Da qua è possibile inoltre andare a centrare il gimbal, aggiustarlo e ricalibrarlo. Su questo tasto abbiamo le impostazioni della batteria, è possibile vedere le celle, il voltaggio e la temperatura e settare la percentuale in cui il controller comincerà ad emettere un suono di pericolo a indicare che la batteria è scesa sotto quella percentuale. Questo tasto centrale indica le bande di frequenza e la modalità in cui il controller sta comunicando con il drone. Quest'altro tab mostra più o meno le stesse impostazioni che abbiamo visto precedentemente, aggiunge questo tab per poter ricalibrare le levette, la possibilità di cambiare la modalità di funzionamento delle levette e poi c'è una rappresentazione grafica e lo stesso menu che permette di scegliere le funzioni per il tasto Fn e per il tasto C. Da qui è possibile collegare altro controller qualora non si riuscisse a collegare in maniera standard il controller al drone. Questo menu permette di avere tutta una serie di impostazioni relative ai sensori del drone e sconsiglio di disabilitarli. Sono semplicemente una serie di settaggi che ci permettono di abilitare i sensori nel caso in cui voli in automatico, se stiamo facendo un quick shoot o se stiamo facendo un return to home e quindi il drone in una procedura automatica è possibile abilitare e disabilitare i vari controlli. Nel caso in cui il drone stia riprendendo un soggetto è possibile abilitare che il drone voli all'indietro per continuare a seguire il soggetto, abilitare l'obstacle avoidance nell'active track, quindi quando il drone sta seguendo un soggetto è possibile abilitare e disabilitare il fatto che lui controlli tramite i sensori se ci sono degli ostacoli e li eviti. Questo è il radar chart, il grafico che mostra il radar in real time dei vari sensori e poi abbiamo tanti altri settaggi avanzati che consiglio di tenerli abilitati tutti per un volo in perfetta sicurezza. Questi permettono di riconoscere tramite i sensori di sotto il terreno sulla quale il drone andrà a decollare e atterrare, avere un controllo degli ostacoli durante il return to home. L'ultimo tab che andiamo a vedere riguarda l'identificazione dell'utente che usa il drone e del drone stesso e la possibilità di specificare alcuni dati che alcuni enti competenti possono andare a richiedere qualora il drone venga identificato in zone a rischio o dove non è possibile volare o dove è possibile volare con la richiesta di autorizzazioni ben specifiche. Qui quindi è possibile andare a specificare tutti questi vari parametri e decidere se e cosa fornire. Lo so che sono state una quantità spropositata di informazioni e tutte in una volta magari generano confusione, però poco per volta spero che comunque questo video possa tornarvi utile. Bene, per questo video è tutto, a me non resta che salutarvi. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella per i prossimi video per non perdervene nessuno e utilizzare la sezione dei commenti sempre qua in basso per dubbi, aiuto o qualsiasi cosa vi venga in mente. Colgo l'occasione inoltre per ricordarvi che tutti i link dei prodotti che sono stati citati, utilizzati, drone, accessori o qualsiasi altra cosa, li trovate sempre qua in basso. Mi raccomando, utilizzandoli aiuterete me e la mia attività. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e soprattutto al prossimo video in cui ci sarà il primo decollo con il Mavic Air.